Ben ritrovati amici, oggi vi parlo della penna stilografica Nettuno 1911, un'edizione limitata e numerata. Siccome non è una penna così facile anche da trovare, da reperire, vi parlerò un pochettino anche di questo marchio che affonda un po' le radici, leggendo nel libretto, un libretto tra l'altro come vedete con la garanzia dello storico negozio Brunori, che veramente ha un valore collezionistico oggi come oggi anche questo. Vi dicevo un marchio che è legato alla famiglia Vecchietti, che è lo storico negozio di Bologna, visto che fondarono questo marchio già nel 1911, in effetti è la Nettuno 1911, quindi ne fa anche uno dei più antichi, delle più antiche case di produttrici italiane, della quale si dice che sia stata più e più volte una collaborazione con Omas, a suffragio anche della qualità, dell'estrema qualità di questi prodotti, di queste penne. Le prime tracce della produzione per l'appunto sono negli anni 10, attorno al 15, 1916, con degli esemplari veramente di altissima qualità e senza dubbio rappresentano oggi anche un valore collezionistico, non solo perché non esiste più l'azienda, ma anche perché sono veramente dei begli esemplari realizzati molto bene. Tuttavia, come sempre succede, insomma, ci si rincorre un pochettino tra Tibaldi, tra altri produttori a rivendicare chi è stato veramente il primo, perché poi sembra che l'azienda abbia in realtà iniziato la produzione un po' dopo. Insomma, tutte queste piccole, chiamiamole così, beghe di famiglia che caratterizzano il vivace mondo della penna stilografica. La Nettuno introdusse o comunque utilizzò anche parecchi brevetti, ma nelle penne possiamo trovare vari tipi di caricamento, anche se poi fu un pochettino assoggettata alla moda, subì il fascino di questa duofold che imperava un po' come forma negli anni 20, negli anni 30, e quindi copiò, insomma imitò un pochettino lo stile, e fino poi agli anni 50, quando sappiamo cosa successe, che la Biro rovinò la festa un po' a tutti quanti. In quegli anni, dai vari sistemi di caricamento, poi si arrivò a quella cartuccia. Una stilografica, quella che vi presento oggi, che veniva prodotta con il doppio caricamento. Esisteva un caricamento per l'appunto a pistone e l'altro invece a cartuccia converter, come è quello della prova. C'erano comunque dei pennini nelle gradazioni sì extra fine, fine, medio e B, ma anche un obliquo M, che questo denuncia un po' come anche ai tempi ci fosse un'attenzione, proprio per le gradazioni. Pensate che questo è l'esemplare 38 di 911, giustamente, insomma, fra quelli prodotti. Leggo dal libretto delle informazioni interessanti che riguardano non solo il sistema di caricamento come vi ho appena accennato, ma anche ad esempio il pennino riproduce l'esclusivo logo depositato dal marchio Nettuno e secondo le versioni viene realizzato in oro 18 carati rodiato, giallo con punta iridio oppure bicolore. La clip, con un disegno stilizzato esclusivo e depositato, richiama il tridente del dio Nettuno e secondo le versioni è realizzata in argento 925 massiccio o 925 vermeil. La sua flessibilità è garantita da un raffinato, eccetera. La ghiera centrale riprende elegantemente il motivo estetico della clip ed è realizzata anche questa in oro, in argento, a seconda delle versioni, così come la vera del cappuccio, che è realizzata in metallo placato argento oppure placato in oro 18 carati con diamanti, a seconda delle versioni. Insomma è una penna di pregio, lo abbiamo capito, ed il corpo è fabbricato in resina speciale tornita a mano da barra piena e reca inciso il marchio Nettuno 1911 e il nome della versione.
un cofanetto elegante con le cartucce di cortesia, anche queste coordinate con il colore, insomma si vede che è una penna di altri tempi, quelle che erano anche nella confezione curate con materiali di pregio. Del resto la penna lo esige ed è anche un piacere poi poter conservare tutto questo corredo attorno a questa bella penna stilografica. Ve lo dico subito, prendendola in mano si avverte un peso, perché comunque il materiale nobile, quindi il metallo nobile, l'argento o l'oro, c'è ed è ampiamente distribuito sulla penna, caratterizzante questa sezione che interrompe il fusto della penna, o comunque quella che, se vogliamo dirla tutta, costituisce la parte che poi viene avvitata alla sezione del pennino. Molto armoniosa, molto bello lo sviluppo di questa penna, e la resina sì, sarà una resina anche tornita dal pieno eccetera, ma quello che colpisce è la qualità che il tatto percepisce, come se la lucidatura, la verniciatura superiore fosse particolarmente accurata. Il pennino trovo che sia della dimensione giusta per una penna come questa. Fa un po' effetto vedere questo doppio anellino sul codale, che nella versione a converter come quella che ho io in mano tutto sommato serve a niente se non dal punto di vista estetico. Comunque ben venga, perché trovo che sia un ornamento tutto sommato, non voglio dire sobrio perché la penna non è poi così sobria, ma senz'altro elegante in rapporto a quello che è lo strumento che ho in mano. Analogamente per il cappuccio, che comunque è una parte pesante, della penna. Un altro aspetto che mi ha colpito, svitando la sezione per così aprirla e vedere il converter eccetera, c'è parecchio da svitare, perché la penna è ben ancorata alla sua sezione, quindi sembra un tutt'uno, ed è giusto che sia così, perché lo ritroviamo poi nella fase della scrittura. Il pennino è un tratto medio, direi un tratto medio molto centrato, non è trabordante, il flusso è un flusso più che regolare, molto elegante il pennino, è molto piacevole utilizzare questa penna stilografica, anche perché diciamo che incontro un po' i miei gusti rispetto a quelle penne che si sentono in mano. Non è una penna leggera, non è una penna con la quale scrivere pagine e pagine se si va veloci, perché comunque un po' di massa, un po' di inerzia c'è, tanto più se siete amanti del cappuccio calzato, perché in questo caso veramente vi porta fuori pista, perché il peso si accumula sul codale. La sezione per le mie dita è leggermente un po' grandina, ecco, però siccome tutta la penna è così ben raccordata, trovo che non sia quasi un difetto, ed è uno strumento che mi piace più prendere in mano per dedicarmi ad una sezione dedicata, perdonate il gioco di parole, quindi concedermi quella mezz'oretta insieme a questa penna per scrivere qualcosa e ricavare piacere dalla scrittura, piuttosto che utilizzarla tutti i giorni, anche perché non è certamente la penna da portarsi in giro, e direi anzi che è una penna da tenere da cura e tenere anche sempre in perfetto stato, perché è una penna da collezione, oltre che un bello strumento di scrittura. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video, e grazie anche a chi mi ha dato l'opportunità di provare questa bella penna e di parlarvi anche di un marchio che poi non è così conosciuto, non è così diffuso, perché per l'appunto ha chiuso i battenti, ma è un marchio prestigioso della nostra bella produzione italiana.